Ciao a tutti, pace, illuminazione, come state? Grazie come sempre per tutta l'attenzione che date a queste mie guide e grazie a tutti coloro che condividono queste guide qua sui loro social. Grazie anche a quelli che si stanno interessando, si sono interessati e guardano e portano la loro attenzione alla nostra nuova iniziativa Casa Tyson. Se non sai che cos'è, ne ho già parlato in altri video, vai sul canale di Mio Edizioni, lo cerchi e vedrai che anche attraverso quei video lì troverai degli insegnamenti che ti possono aiutare nel corso della tua pratica, nel corso della tua fioritura spirituale, chiamiamola così. Oggi ti volevo parlare di un altro argomento, anzi volevo approfondire l'argomento trattato nel video scorso. Il video scorso ti ho raccontato un episodio molto importante per la vita di Nichiren, ma non perché appartiene a una certa, a quella serie di aneddoti sulla figura di Nichiren, ma perché questo episodio ha segnato nella vita di Nichiren un cambiamento radicale che è venuto dietro a che cosa? Al suo tentativo di condanna a morte, di decapitazione a Tatsunokuchi. Tentativo di decapitazione che poi si è trasformato, come saprai, nel suo esilio all'isola di Sado. Perché è un punto, è un momento della vita molto importante e capitale nella vita di Nichiren? Perché Nichiren a questo punto lui apre gli occhi e lo scrive proprio in un suo famoso trattato che si parla appunto dell'apertura degli occhi in giapponese Kaimoku Sho, dove lui dice di non considerare i suoi insegnamenti prima del suo esilio, ossia dice che gli insegnamenti, mettiamola così in parole nostre, non considerate i Gosho che io ho scritto prima del mio esilio a Sado, quindi prima del 1271, perché sono insegnamenti, lui dice, provvisori. Questa questione qui ha creato molto interesse, anche perché tutti coloro che si sono nutriti dei Gosho precedenti l'isola di Sado si sono nutriti con insegnamenti che per Nichiren sono da scartare. Questo lui lo dice in un famoso Gosho che insomma è un pilastro nell'insegnamento di Nichiren, proprio per quello che dice, per questa diciamo rivelazione. Lo dice nel Gosho Lettera a Misawa. In quel Gosho lì non dice solo quello, ma ne dice ovviamente altre che se lette nel modo giusto, ma mettiamolo così, se lette, perché ti basta leggere, perché Nietzsche lo sappiamo era estremamente chiaro, ecco che tante favolette che gravitano intorno al buddismo di Nichiren si sciolgono automaticamente. Beh, il video scorso ha creato, vi dicevo, molto interesse e anche un po' di problemi. Perché? Perché tante mi hanno detto, ma guarda, non è possibile, Massimo stavolta hai esagerato, non è possibile quello che dice perché altrimenti la Soka ce l'avrebbe detto. Ebbene, la Soka non te l'ha detto, magari, ma l'ha scritto. E te lo dimostro subito. Se vai sul sito web della biblioteca di Nichiren, della Soka Gakkai, cerchi il Gosho Lettera a Misawa, vai in fondo al Gosho e c'è scritto i cenni storici. Nei cenni storici leggiamo Lettera a Misawa, scritta nel quarto anno di Kenji, 1278. Questa lettera è conosciuta anche con il titolo di Prima e dopo Sado, perché introduce una chiara distinzione tra gli insegnamenti dei Daishonin esposti prima dell'esilio sull'isola di Sado e quelli esposti durante e dopo quell'esilio. Egli paragona i primi agli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto,
utilizzati da Shakyamuni come espedienti per condurre i discepoli a quest'ultimo, non a Shakyamuni, al Sutra del Loto. No? Riguardo al suo vero insegnamento, il Daishonin afferma: dalla provincia di Sado ho segretamente comunicato il mio insegnamento ai discepoli. Tra l'altro questo insegnamento verrà poi, come viene anche giustamente riportato dalla Soka Gakkai, verrà poi ampliato, come ti dicevo, nel suo trattato L'apertura degli occhi e l'oggetto di culto per l'osservazione della mente. Ecco, allora vedi che la Soka Gakkai dà ragione a me, e quindi sono i credenti della Soka Gakkai che sbagliano, perché la Soka Gakkai magari non te l'ha detto, però l'ha scritto, quindi sei te che ti devi andare a informare, come dico di solito. Quindi fai attenzione, perché si fa presto a criticare quando non si conosce. Prima bisogna cercare di essere persone curiose. Perché? Perché la persona curiosa si informa e poi una volta che si informa non critica. Quindi criticare dimostra che non sei una persona curiosa, che non ti informi. Ma un altro, ti dicevo che questa lettera qua porta anche altri insegnamenti molto importanti. Una delle barzellette che circola all'interno del buddismo di Nichiren, qual è? È quella che siamo tutti dei Buddha. È un po' come quella siamo tutti dei Bodhisattva. No? Per Nichiren non è così. Per Nichiren siamo tutti potenzialmente dei Buddha. Quando Nichiren dice di comportarsi come i bodhisattva della terra, che siamo tutti bodhisattva della terra, intende di prendere i bodhisattva della terra come maestri, cioè fare come fanno loro, prenderli come esempio. Veniamo nel punto. Nichiren dice: per cominciare, benché le persone che studiano il buddismo siano più numerose dei granelli di polvere della terra, quelle che diventano realmente Buddha, quindi quelle che diventano realmente Buddha, sono meno del terriccio che può stare su un'unghia. Cioè, insomma, quelle che diventano Buddha. E nonostante, cioè Nietzsche è qua ancora più pesante, dice, nonostante abbiamo tutte le potenzialità, sono pochissimi quelli che lo fanno davvero, no? Quelli che raggiungono davvero la meta. Poi aggiunge: l'onorato dal mondo di grande illuminazione lo afferma senza ombra di dubbio nel Sutra del Nirvana. Leggendolo mi sono chiesto perché fosse così difficile, ma dopo aver riflettuto ho capito che è veramente così. Benché le persone studino il buddismo, è difficile che riescano a praticarlo correttamente, o a causa dell'ignoranza della loro mente, o perché, pur essendo sapienti, non si accorgono che la loro mente è fuorviata dal maestro. È veramente incredibile, lasciamelo dire, come un uomo vissuto nel 1200 giapponese abbia avuto la capacità di fotografare i nostri tempi. È veramente incredibile. Io credo che anche per questo bisogna cercare di sviluppare un certo rispetto nei confronti di una persona che tu puoi essere d'accordo o in disaccordo, ma comunque è sempre una persona che è stata coerente fino all'ultimo, ha dedicato tutta la sua vita a portare il nostro insegnamento a noi. Ma se noi, che ci consideriamo suoi discepoli, invece di portare il suo insegnamento, portiamo l'insegnamento nostro o l'insegnamento di varie altre organizzazioni, ecco che non siamo più discepoli di Nietzsche. Perché vedi, molti di voi pensano che solo quello che dice la Soka Gakkai sia l'esatta dottrina impartita, predicata da Nietzsche. Ma noi vediamo che nonostante che le cose gli abbia scritte e siano scritte, ai credenti viene detto probabilmente qualcosa d'altro e di conseguenza la strada si divide tra il goscio
e quello che viene praticato e quello che viene profuso, sia dai credenti che dalla stessa organizzazione. Questo per dirti, come al solito, informati, perché se non ti informi e non arrivi, non avere paura dei dubbi, perché come dico spesso, i dubbi portano a farsi delle domande, le domande a darsi delle risposte. E senza i dubbi, quindi, non ci sono le domande, non ci sono le risposte. E senza i dubbi, in ultima analisi, non c'è di conseguenza la crescita. Quindi informati, informati. Lo so che questo genere di rivelazioni ti possono sembrare incredibili e ti possono magari far tremare le gambe se ci credi veramente, ma io credo che siano indispensabili per te per cercare di praticare seriamente questo tipo di buddismo, che è un buddismo serio, è buddismo e come tutto, tutte le scuole buddiste vanno prese molto seriamente. Quindi non è un gioco e il daimoku non è un giocattolo. Il daimoku è daimoku soltanto se, come abbiamo visto, segui le indicazioni di Nichiren, altrimenti non è il daimoku, è tutta un'altra cosa che non c'entra proprio niente con quello che dovrebbe essere e rappresentare il buddismo di Nichiren. Quindi fai attenzione. Ciao, pace e illuminazione.